Ciao a tutti, in questo video cercheremo di capire quale mountain bike scegliere in base alle attività e ai percorsi che si vanno ad affrontare. Anche io da inesperto, quando mi sono avvicinato a questo mondo, pensavo esistesse solamente una tipologia di mountain bike, mentre in realtà ce ne sono svariate ed ognuna ha una funzione specifica. Per esempio c'è chi predilige i giretti domenicali tranquilli al parco, su una pista ciclabile oppure al lago, chi ama devastarsi su salite impossibili, chi vuole fare delle belle lunghe gite sui sentieri di montagna o di collina e chi invece è amante di discese ripide e adrenaliniche. Bene, si possono quindi dividere le mountain bike in tre categorie principali, ovvero le XC cross country, di cui fanno parte appunto le bici cross country e le marathon, le all mountain, dove troviamo le bici trail, appunto le all mountain e le enduro. E come ultima troviamo la categoria downhill, che si divide in freeride e downhill. A queste dobbiamo aggiungere poi le fat bike e le e-bike. Non ho incluso in questa analisi le biciclette da dirt jump, in quanto sono bici utilizzate esclusivamente per saltare e fare trick in aria. Ma prima di procedere ad analizzare nello specifico ogni tipologia, è necessario fare chiarezza su alcuni importanti termini e concetti. I principali sono la differenza tra biciclette front e full, l'angolo di sterzo e qual è la sua funzione, analisi della forcella e geometrie della bicicletta. Cominciamo quindi dalla differenza tra bici front e full. Le mountain bike front sono ammortizzate solamente nella parte anteriore, quindi è presente solamente la forcella anteriore, appunto. Le biciclette full invece sono caratterizzate dalla presenza della forcella anteriore e di un ammortizzatore posteriore. Per quanto riguarda l'angolo di sterzo, possiamo dire che un angolo di sterzo chiuso posiziona la forcella più perpendicolare o verticale rispetto al terreno, agevolando così la salita. Un angolo di sterzo aperto posiziona invece la forcella più parallela o orizzontale rispetto al suolo, agevolando quindi la discesa. Un angolo di sterzo di 70 gradi sarà quindi più chiuso di un angolo di sterzo di 67. Nell'analisi della forcella, due termini fondamentali sono stelo ed escursione. Per quanto riguarda lo stelo, maggiore è il diametro dello stesso e maggiore sarà la solidità e l'affidabilità in discesa. L'escursione invece è la corsa compiuta dallo stelo dal punto più alto al fine corsa in basso. Quanto più ampia è l'escursione, tanto più la forcella sarà in grado di assorbire le asperità del terreno. Negli ultimi anni c'è stato un progressivo aumento sia degli steli che dell'escursione delle forcelle. Quest'ultima è importantissima quando si tratta di discesa, ma su bici utilizzate prevalentemente per pedalare e specialmente per pedalare in salita possiamo dire che maggiore è l'escursione, più fatica si farà, in quanto la forza utilizzata in pedalata verrà assorbita dall'ammortizzazione generata dalla forcella. Per quanto riguarda le geometrie delle biciclette, si può sostanzialmente dire che ogni minima variazione, anche di qualche centimetro o addirittura millimetro, può cambiare notevolmente il comportamento della stessa. Solitamente per tutte le bici di gamma medio-alta sul sito del produttore sono presenti tutte le specifiche relative alle geometrie. Possiamo quindi ora passare all'analisi approfondita delle tipologie di mountain bike. Come abbiamo detto in precedenza, le bici appartenenti alla categoria XC o cross country si dividono appunto in cross country e marathon. Le prime hanno un peso molto ridotto che varia dagli 8 ai 10 kg, con un'escursione che va dagli 80 ai 100 mm ed un angolo di sterzo molto chiuso, quindi sono prevalentemente utilizzate per pedalare. Le bici di gamma medio-bassa che appartengono a questa categoria possono essere utilizzate per un escursionismo tranquillo, che non prevede discese impegnative. Le bici top di gamma invece sono prevalentemente utilizzate in gare e competizioni, soprattutto su dei circuiti ad anello, su sterrato, dove si ricerca appunto il minor peso possibile e la facilità di pedalata. Le biciclette marathon hanno più o meno le stesse caratteristiche delle precedenti, ma dovendo percorrere svariati chilometri sono mountain bike full, quindi ammortizzate sia all'anteriore che al posteriore, in modo da offrire una maggior comodità sulle lunghe distanze. Il peso è di circa 10 kg e l'escursione varia dagli 80 ai 120 mm, con un angolo di sterzo che va tra i 71 e i 70 gradi. Passiamo ora alla categoria all mountain.
Queste bici sono pensate e sviluppate per chi ama passare tante ore in sella su percorsi di montagna o di collina, con uscite che prevedono lunghe salite ed altrettanto lunghe discese, quindi con distanze e dislivelli abbastanza importanti. Possiamo dividere le all mountain in tre categorie: trail, appunto le all mountain, e l'enduro. Le bici trail sono molto simili alle biciclette marathon, ma con una maggior robustezza e delle geometrie diverse che prevedono un angolo di sterzo più aperto, in modo da favorire oltre la salita anche una buona dose di comodità ed affidabilità in discesa. Sono bici full con un peso che varia dai 12 ai 13 kg, un'escursione che va dai 110 ai 140 mm, con steli da 32 e un angolo di sterzo tra i 68 e i 69 gradi. Queste bici sono predisposte al 70% alla salita e al 30% alla discesa. Le all mountain sono le biciclette più versatili in assoluto, in quanto predisposte al 50% per la salita e al 50% per la discesa. Sono adatte appunto a chi piace percorrere ogni tipo di sentiero e percorso. Sono quindi full, il peso può variare dai 13 ai 15 kg, l'escursione dai 140 ai 150 mm, con steli che vanno dai 32 ai 34 ed un angolo di sterzo compreso tra i 66 e i 68 gradi. Passiamo ora all'enduro. Queste bici sono di sicuro le più utilizzate e vendute al momento. Sono bici dedicate al 30% alla salita e al 70% in discesa. Offrono un'ottima stabilità e sicurezza in discesa, ma sono comunque pedalabili in modo tale da potervi far arrivare in cima abbastanza comodamente. Queste bici sono utilizzate per gare e competizioni come enduro e gravity che si svolgono soprattutto in discesa e possono essere utilizzate benissimo anche in bike park. Sono ovviamente bici full con un peso che varia dai 13 ai 15 kg, con un'escursione che va dai 150 ai 170 mm, con steli da 34-36 ed un angolo di sterzo abbastanza aperto che varia dai 65 ai 67 gradi. Siamo arrivati quindi all'ultima categoria, ovvero le downhill, che probabilmente è la categoria più adrenalinica e spettacolare di tutte. Dividiamo questa categoria in due sottocategorie, ovvero freeride e downhill. Le bici freeride sono bici predisposte al 10% per la salita e al 90% per la discesa. Sono usate soprattutto in bike park o su percorsi con pendenze impegnative e salti importanti. Se vogliamo possiamo dire che sono bici da downhill con delle geometrie leggermente diverse e la forcella monopiastra, quindi la differenza sostanziale è appunto nella forcella anteriore. Sono bici full con l'ammortizzatore posteriore a molla, che hanno un peso che può variare dai 14 ai 20 kg, con un'escursione dai 180 ai 200 mm e steli da 38 e un angolo di sterzo aperto da 64 gradi. Per quanto riguarda le bici da downhill possiamo invece dire che sono davvero dei carri armati da discesa, in quanto l'enorme escursione permette di affrontare tratti molto tecnici o spaccati, con radici o grandi sassoni e pendenze elevate a grande velocità. Saltare con una bici da downhill non è affatto facile, in quanto l'ammortizzazione assorbe la forza di spinta, ma si punta tutto sulla velocità della discesa, come potete vedere nell'immagine di questa competizione mondiale. Oltre alle competizioni, sono utilizzate tantissimo in bike park, dove sono presenti impianti di risalita, perché con le bici da downhill, non si pedala, essendo predisposte al 100% per la discesa. Sono biciclette full che hanno una forcella a doppia piastra, con un'escursione davvero importante che va dai 200 mm in su e steli da 40. Il peso va dai 15 ai 20 kg e l'angolo di sterzo è molto aperto, intorno ai 63 gradi. Esistono poi due categorie a parte, ovvero le fat bike e le e-bike. Entrambe stanno diventando sempre più utilizzate nell'ultimo periodo. Le fat bike sono biciclette utilizzate prevalentemente sulla neve ma anche sulla sabbia. Hanno la caratteristica di avere delle ruote di larghezza davvero importante per consentire alla bici di viaggiare sopra superfici morbide ed evitare l'affondamento della stessa. Le e-bike stanno letteralmente sfondando nel mercato attuale. Sono bici elettriche che quindi hanno un motore e una pedalata assistita che consente veramente di scalare montagne, ma magari approfondiremo questa tipologia in un video dedicato.
Con quest'ultima categoria abbiamo terminato il nostro tour tra le tipologie di mountain bike. Spero che questo video vi aiuti con la scelta della vostra bici senza commettere errori come invece è successo a me. Io inizialmente ho preso una bici cross country di bassa fascia pensando di utilizzarla solo su strada o su sentieri poco impegnativi, ma dopo aver provato una discesa mi sono letteralmente innamorato della sensazione e dell'adrenalina che ti dà, ed ho quindi comprato una bici usata da enduro, perché per la zona dove abito e per l'utilizzo che ne avrei fatto ritenevo fosse la scelta giusta. Ora sto valutando l'acquisto di un'ulteriore bici, ma magari analizzeremo anche questo aspetto in un altro video. Un consiglio che posso darvi è quello di non spendere cifre esorbitanti per la prima bicicletta e prima di fare acquisti importanti valutate anche l'usato o biciclette di gamma medio-bassa in modo tale da capire se questo sport fa davvero al caso vostro. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, vi invito a mettere un like, a lasciare un commento e ad iscrivervi al canale. Se avete domande o qualche altro consiglio o informazione, fatemelo pure sapere tramite un commento. Grazie e al prossimo video.